Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2023. Due carte, andiamo un po' a vedere. Abbiamo la forza e il carro. Qui qualcuno prenderà coraggio di fare una scelta, di fare un viaggio, di fare anche solo un cambio di posizione o magari di residenza. Normalmente quando c'è la forza si tratta di forza di volontà, ok? Parla anche di moderazione per certi versi, quindi nel caso dobbiate programmare o stiate programmando un trasferimento, è un po' come se vi dicessero di prendervela con calma, se vogliamo, di non farvi prendere dall'agitazione, ecco. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa hanno da dirvi, come apriamo la lettura. Il carro invece parla sempre di uno spostamento, di un movimento, di un viaggio, di un cambio di presa di posizione. Guardate, abbiamo la carta numero 21 che dice ripulire. Sì, qui io sento che c'è bisogno di fare un movimento, un trasferimento. Qualcuno cambierà sede aziendale o di ufficio o qualche cosa per lo stile. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto comunque vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova anche il mio indirizzo email. Allora, ho cambiato il tipo di stesa rispetto a quello che facevo l'anno scorso, ho ampliato la lettura e diciamo che andremo a vedere sia da un punto di vista spirituale, scusate mi è caduta una carta, andremo a vedere da un punto di vista spirituale come saranno i prossimi 6 mesi, poi andremo a toccare quello che è la sfera delle relazioni e dopodiché andremo a vedere il lavoro e l'economia. Sono 20 carte, quindi la lettura è parecchio ampia. Spero che vi possano arrivare tutte le informazioni, insomma, necessarie ad affrontare bene, nel migliore dei modi, questo 2023. Allora, partiamo con un 2 di bastoni. Abbiamo un 5 di pentacoli al contrario, la regina di coppe, un cavaliere di spade e un 5 di coppe al contrario. Qui diciamo sento con questo 2 di bastoni che è un po' la carta che anticipa il carro, se vogliamo, perché qui c'è quella sorta di indecisione, quella sorta di progettazione, quella sorta di sguardo verso il futuro, che sento diciamo può essere migliorato, ok? Nel senso che comunque qui si tratta anche con forza di volontà di fare determinati piani, ehm, organizzare nel dettaglio qualche spostamento, qualche cambio, e anche il 2 di bastoni parla di viaggi che si programmano, di spostamenti, di movimenti, di nuovi progetti anche. Allora, andiamo poi avanti con questo 5 di pentacoli al contrario e la regina di coppe, che sono due carte che parlano un po' di quelli che sono gli alti e bassi, forse più bassi che alti, da un punto di vista, direi, emotivo, ma avendo il 5 di pentacoli al contrario, per qualcuno potrebbe essere anche da un punto di vista più che economico, fisico, pratico, anche se è una carta di pentacoli, quando c'è comunque questa carta girata al contrario, si parla in molti casi di codipendenza affettiva e rivedendo anche il ripulire la regina di coppe dopo, sento che c'è qualcuno che probabilmente
sta già facendo un lavoro per uscire da qualche tipo di vincolo, diciamo così, perché non è che necessariamente sia sempre codipendenza, ok? Semplicemente c'è qualche cosa che vi fa sentire un po' bloccati, vi fa sentire un po' fermi in questa posizione. Anche la regina di coppe è sempre quell'energia che ha le emozioni che variano molto velocemente, da felicità a sconforto, insomma, hanno questi forti alti e bassi, no? Indica una grande emotività comunque la regina di coppe. Ehm, E credo che qualcuno si renderà conto di tutti questi alti e bassi, proprio perché, come vi dicevo, c'è questa sorta di lavoro, di pulizia che andrete a fare, sempre da un punto di vista spirituale. Qui si tratta di, guardate, quando c'è, diciamo, questo tipo di situazione, la tendenza, poi ripeto, non è così per tutti, però la tendenza è quella di avere l'energia del divino femminile un po' in ombra. Quindi, perché c'è il Cavaliere di Spade? Perché qui c'è qualcuno che non si vuole prendere la responsabilità della propria vita, di prendere delle decisioni, di fare un passo, un movimento, quello che è. Il Cavaliere di Spade è un'energia che va e che viene, è qualcuno che un po' guarda in faccia la realtà e un po' vorrebbe scappare. Quindi sento che sarete un po', diciamo, forzati, ma anche se non è la parola esatta, a fare un po' di pulizia intorno a voi, da un punto di vista proprio delle emozioni che insomma vi portano giù le vibrazioni. Sì, io sento che qui prenderete maggiore consapevolezza in questa parte della lettura di quello che è la vostra situazione personale, di quello che è il vostro sentire a livello emotivo, anche perché poi comunque terminiamo con un 5 di coppe rovesciato e qui sento che non è in realtà proprio così negativa come carta, anzi si può dire che c'è. Grazie a questa presa di consapevolezza non ci si pente del tipo di movimento che si fa, ok? È come se fosse una piacevole sorpresa. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è nel settore delle relazioni. E per relazioni intendo famiglia, amici, gruppo di lavoro, figli, un po' tutto, ok? Allora, abbiamo un 3 di spade, abbiamo la carta del giudizio, un asso di coppe al contrario, la carta del mondo, quindi giudizio e mondo, e il re, e scusate, il cavallo di pentacoli al contrario. Allora, abbiamo un 3 di spade e un asso di coppe al contrario, ragazzi. Eh, credo che, diciamo, potrebbe esserci un po' di preoccupazione per quello che riguarda una situazione, diciamo, di tipo familiare, ok? Niente di grave, penso che sia più uno screzio piuttosto che un litigio o cose di questo genere, però ecco, vi dico che potrebbe essere qualcosa di questo genere. Ok, per quello che riguarda invece le relazioni di coppia, diciamo così, c'è una certa evoluzione, ok? C'è un certo tipo di cambiamento. Io credo che qui qualcuno prenda consapevolezza. Può anche essere che il 3 di spade faccia riferimento a qualche... perché questo lo sento più da un punto di vista familiare che non della coppia, come vi posso spiegare, del circolo di persone che vi stanno intorno, ok? Qui abbiamo comunque due arcani maggiori che sono il giudizio e la carta del mondo. Sono due carte di fine, sono gli arcani finali. Quindi si va verso quello che è il risveglio spirituale, il compimento e la conclusione di un ciclo per poi ricominciare un altro ciclo, cosa che probabilmente con questo asso
di coppe non succede o comunque fa un po' fatica, ma ci deve essere prima il risveglio, la presa di consapevolezza, la presa di coscienza, il riuscire a vedere le cose da un punto di vista più ampio, ok? È come se fosse una nuova tappa all'interno della relazione. Qui qualcuno potrebbe anche lasciarsi direttamente indietro questo tipo di tre di spade, che ripeto, secondo me è proprio vostro, non è del partner o della partner in questo caso, ok? Però scrivetemi nei commenti come vi risuona. Ok, andiamo avanti. Allora, diciamo che se siete single c'è nell'aria la possibilità, avete comunque due cavalieri, quindi c'è la possibilità di incontrare qualcuno. È come se doveste prima chiudere un capitolo della vostra vita per poi entrare in un altro capitolo della vostra vita, con uno di questi due cavalieri magari. Diciamo che essendo al contrario questo, valuto questo perché era nella linea delle relazioni, ok? È come se fosse nell'aria, è come se magari qualcuno sta anche cercando di manifestare questa persona, però sento che prima bisogna passare per la fase del mondo, bisogna prima chiudere il ciclo precedente e qui ci si arriva, con la carta del giudizio. Quindi piano piano, ok? Il carro indica il movimento, ma voi probabilmente dovete ancora prendere coraggio, e fare questa sorta di pulizia dietro e intorno a voi. Dietro soprattutto sento. È qualcosa che vi portate, è una sorta di peso che vi portate avanti, probabilmente da tempo, un cambio magari che volete fare da tempo, e un progetto magari, non so. È un cambio importante nella vostra vita che state meditando comunque da tempo. Questo sì, lo sento. Andiamo avanti, vediamo da un punto di vista del lavoro e dell'economia. Abbiamo il carro un'altra volta. Il mago al contrario, un 8 di spade al contrario, un 10 di bastoni al contrario, un 7 di pentacoli e un re di coppe. Ok, allora, con questo carro che è ripetuto, ok? Ehm, io credo che stiate cercando o di spostarvi proprio di residenza, di spostarvi di città piuttosto. È un cambio importante per qualcuno, sento, perché qua ce l'abbiamo all'inizio della linea di lettura, ok? C'è qualche cosa qua che cambierà nel prossimo periodo. Fate attenzione perché avete il mago al contrario e l'otto di spade al contrario. Parla comunque di pensieri autoboicottanti, l'otto di spade, parla sempre di sensi di colpa. E quando c'è un mago vicino al contrario, fate attenzione perché sento che avete la mente un po' annebbiata, non vedete chiaro, ma secondo me è la parte emotiva che non vi fa vedere chiaro. C'è qualche lato di voi che sta rifiutando un certo tipo di situazione, un certo tipo di passaggio. È come se non si riuscisse ad integrare, non si riuscisse ad accettare questo tipo di discorso e di conseguenza ci fosse questa sorta di foschia mentale, diciamo così. Ed è una foschia mentale che in qualche modo influenza anche le vostre scelte da un punto di vista economico, lavorativo, della carriera. Abbiamo anche poi un 10 di spade e un 10 di bastoni al contrario, che è esattamente sotto la carta del mondo. Quindi io qui vi dico che c'è il ciclo che dicevamo che qui doveva chiudere, qui probabilmente si fa fatica a chiudere, c'è qualcuno che non vuole, infatti è per quello che il mago è al contrario, perché c'è qualche cosa che in realtà non inizia o non si concretizza probabilmente come voi vorreste. Mm. Qui potrebbe esserci qualche cosa da dover lasciare indietro e che voi non volete lasciare indietro. Potrebbe essere, per qualcuno potrebbe essere che dovete vendere la macchina per fare questo tipo di cambio o dovete vendere magari, lo sento per pochi, ma potrebbe anche essere una roulotte, la casa, qualcosa di questo genere.
e fondamentalmente sento che non si vuole fare questo cambio, con il 7 di pentacoli e il re di coppe, diciamo che ve la state prendendo un po' con calma. Tenete presente che c'è il re di coppe e qui c'è la regina di coppe. Quindi per molte persone potrebbe essere una qualche tipo di lavoro a livello familiare, ok? Perché comunque sono una coppia per destino quando escono due carte dello stesso seme, due figure dello stesso seme, due figure no, re e regina. Ragazzi, sinceramente, guardate, allora, sento che dovete fare questo viaggio. Anche il mondo parla di spostamenti grandi, di spostamenti, di lunga distanza, di proprio traslochi. Per qualcuno si parla proprio di trasferimento all'estero e per molte persone si tratta di ripulire quelli che sono, perché qui ce l'abbiamo la carta del ripulire, carta numero 21. E vi faccio presente che ci vogliono 21 giorni perché le cellule del nostro corpo si rigenerino tutte. Ehm, Sento che avete bisogno di fare un cambio chiudendo quel ciclo di cui parlavamo prima, che costerà fare, ma se volete migliorare da un punto di vista lavorativo, personale, economico, che altro, della vita sociale, piuttosto che insomma allargare il raggio d'azione, qui avete bisogno di muovervi fisicamente proprio, di spostarvi. Probabilmente mi parlano di rappresentanza o rappresentanti, quindi se avete per esempio un'azienda per conto vostro, per aumentare il giro di affari potrebbe essere interessante appoggiarsi ad alcuni rappresentanti, ecco. Va bene, andiamo a vedere le ultime 5 carte, vediamo che cosa vi dicono. Asso di spade e qui rivedo un pochettino quel condizionamento, quella nebbia di cui parlavamo qui. 4 di spade, la carta del 4 di spade parla di qualcuno che ha bisogno di prendersi un momento, un periodo, un... Guardate, vi dico che per qualcuno potrebbe essere molto proficuo dedicarsi una settimana anche solo alla spa o in qualche centro termale, perché qui si tratta proprio di prendervi cura di voi e nei primi 6 mesi sarà importante ricaricare le pile per voi, ok? Vi darà questo prendervi il tempo, prendervi lo spazio, vi darà la possibilità di far, diciamo così, realizzare questo giudizio e l'asso di spade. Quindi, diciamo, prendere quella visione globale un po' più ampia, staccandovi da quello che è il momento che state vivendo adesso. Quindi ci sarebbe... Ma qui sento che proprio mi parlano di asma. Qui magari può essere utile per qualcuno fare veramente qualche seduta termale se per caso state soffrendo di asma o siete soliti, diciamo, soffrire di asma, ecco. Ok, poi abbiamo un cavaliere di bastoni, un 9 di spade e la carta dell'imperatrice. Vi dico, sento che con la carta dell'imperatrice a fine stesa, ragazzi, si va verso l'espansione. Vi ricordo che comunque là c'era la forza e il carro, è proprio la scelta, il decido, vado avanti, do una direzione alla mia vita, capisco dove ci sono gli alti e bassi, capisco dove mi devo prendere la responsabilità di me stesso o di me stessa, sia all'interno della relazione sia all'interno della famiglia, ok? Perché con gli amici comunque sento che andate bene, eh? Anzi, vi dirò che gli amici potrebbero anche aiutarvi in nello star meglio, nell'aumentare quello che è il divertimento. Potrebbe esserci qualche conoscenza interessante dal punto di vista degli amici, magari è quella, se siete single, potrebbe essere quella persona di cui parlavamo prima, questo cavaliere di pentacoli al contrario, però comunque a livello di amici siete
parecchio supportati. Qualcuno potrebbe anche decidere di cambiare giro di amicizie, ok? Perché comunque c'è sempre questo movimento, di conseguenza se dovete traslocare cambieranno anche le amicizie, chiaramente, ok? Ehm, ecco, l'unica cosa, perché abbiamo un 9 di spade qui, no? E qui sento che dovendo fare questo cambio è un po' come se qualcuno diventasse un po' nostalgico, diventasse un po', perché comunque il 9 di spade in realtà è una carta che parla dei problemi che si sono lasciati indietro, della paura che si ripresentino questi problemi. Ma qui, essendo comunque tra due carte positive, è un po' come se fosse un senso di nostalgia, un senso di così, di malinconia. C'è anche il 3 di spade, probabilmente per qualcuno qui si tratta ehm, di questo tipo di dolore che si rivive un pochettino, ma è più, questa carta è il ricordo del dolore, cioè si piange perché si vive ancora nel passato, non perché realmente nel 2023 ci sarà di nuovo questo dolore, ok? Wow, lettura interessante, direi che comunque appunto è un buon periodo. Dal punto di vista lavorativo, ragazzi, ecco, diciamo che non vedo proprio tutta questa espansione, sinceramente. C'è un cambio, ma è un po' faticoso perché comunque sulla linea del lavoro abbiamo ben tre carte un po' pesanti. C'è da lavorare ancora un pochettino, ripeto. Però ecco, abbiamo un'evoluzione da un punto di vista spirituale, sento sul campo del lavoro. Può essere che qualcuno si diriga di più verso quello che sente più allineato con se stesso. Questo potrebbe essere anche un cambio di lavoro, nel senso che magari qualcuno deciderà di licenziarsi, di fare uno spostamento e di iniziare qualcosa di improprio, perlomeno di pensarlo, perché comunque il mago è ancora al contrario, quindi non c'è un reale inizio di qualche cosa, non c'è una reale azione, perché poi potrebbe anche essere che qualcuno lo abbia già pensato, che qui si tratti solo di, vedete che qua si iniziava col progetto, quindi può anche essere che qualcuno lo stia ancora progettando e che si tratti solo di metterlo poi su pista, su strada o online, mi hanno detto. Per qualcuno risuona. Ehm, e anche da un punto di vista economico, ragazzi, io vi direi un po' di prudenza. Non è che vedo spese strane o cose di questo genere, ma il punto è che non vedo ingressi sicuri. mm? Soprattutto se siete autonomi, ecco, imparate a gestire bene le finanze, i movimenti economici, se dovete vendere, nel caso dobbiate vendere, ecco. Ok, andiamo a vedere con Osho che cosa hanno ancora da dirvi. Da un punto di vista della salute, sì, ve l'ho detto, avete bisogno di recuperare, di fare massaggi, di prendervi cura di voi stessi, di prendervi il tè. Può anche essere semplicemente di staccare la testa un quarto d'ora e leggere un libro, ipotesi, no? Poi ognuno il come ricaricarsi lo sa, suppongo. Andiamo a vedere due carte di Osho. Allora, abbiamo il silenzio, essere ordinari e il divertimento. Allora, il silenzio è la carta della stella. Qui vi invita un po' a seguire l'intuito, un po' a seguire il destino. Qualche cosa cambierà, c'è il mondo, ragazzi, eh. Avete comunque arcani maggiori molto forti, avete la carta del giudizio, avete il mondo e avete l'imperatrice. Comunque andrete verso l'espansione. Vi dirò, sarà più un'espansione da un punto di vista spirituale o comunque mentale, ok? Che vi darà la libertà di azione, vi darà la possibilità di prendere consapevolezza di determinate dinamiche o scelte della vita che volete fare, che dovete affrontare, più che una reale espansione da un punto di vista economico, ok? Però comunque già sentirsi liberi è già tanta cosa, certe volte vale di più il sentirsi liberi nel modo di lavorare, ipotesi, piuttosto che
avere quel soldo in più sulla busta paga o a fine mese. Guardate, c'è anche il 7 di Pentacoli. Il 7 di Pentacoli è una carta che è vero, parla di attesa, parla di aspettare. È un 7 di Pentacoli, quindi è un po' come se dicessero aspetta questo semestre, una cosa di questo genere. A parte che comunque avete anche il re di coppe a fine stesa, quindi potrebbe essere o rappresentare una persona che in qualche modo vi può dare una mano, magari potrà nascere una collaborazione, però il punto è qui che con questo 7 di pentacoli vi dice di mantenere un'attitudine positiva. 7 di pentacoli è una carta che praticamente rappresenta una pianta, la persona sta aspettando che la pianta dia i suoi frutti ed è certa che i frutti arriveranno, è solo questione di tempo. Ed è un po' questo il messaggio, ok? Anche perché comunque quando si è davanti ad un cambiamento, ricordatevi che i cambiamenti si affrontano poco per volta, sono un processo. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine e poi un oracolo tibetano per vedere su che cosa potete meditare. Abbiamo prosperità, wow, ve lo metto vicino, guardate, c'è anche tutto il grano che adesso qua non si vede, però negli arcani tradizionali, nella carta dell'imperatrice c'è il grano e c'è anche qua, quindi prosperità e c'è anche il simbolo, il sacchettino dei soldi, quindi ve lo metto qua vicino all'imperatrice. Poi abbiamo centratura, ecco, qua nella parte spirituale rimanete centrati perché sento che c'è una sorta di andi e rivieni che vi può portare fuori focus, come vi dicevo, e disponibilità. Questa carta vi dice di accogliere un po' a braccia aperte quello che potrebbe arrivare, gli eventuali cambiamenti, insomma, che potrebbero arrivare. Di essere flessibili, un po' come se vi dicesse preparatevi a tutto, ecco. Va bene, andiamo a vedere un con per chiudere la lettura. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Quando ho letto questa carta ho avuto proprio una sensazione di calma. Mm. Ehm, come vi posso dire, vi esorta a riflettere sul naturale corso della vita, sul le cose, diciamo, il vecchio stagno, vecchio nel senso di familiare, nel senso di, ehm, come vi posso dire? Ah, sì, del sentirsi a casa, di qualche cosa che è lì da tanto tempo, no? E poi invece c'è una rana che salta, quindi nonostante sia uno stagno, che può sembrare avere un'energia stagnante, c'è questa rana che esprime il movimento, plop. Quindi alla fine, anche se vi sentite un po' in una situazione stagnante, basta fare un piccolo salto. Qui io non vi ho detto l'essere ordinari e il divertimento, è un po' come se vi guardate, tra l'altro questa carta è gialla e rossa come la forza e il carro, è un po' come se volesse dirvi di trovare il vostro divertimento nella vita di tutti i giorni, in quello che è la quotidianità. L'otto di questo essere ordinario è l'otto di pentacoli, parla proprio del lavoro. Può anche essere che vi inviti a fare qualche cosa di più divertente o a cercare di divertirvi di più in quello che è il vostro ambito lavorativo. Qui vi dice un po' sì, di ritrovare la comunicazione con il vostro bambino interiore ogni giorno. Mm? Cari amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta potete comunque mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi faccio un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!